gruppo B stradali sono forse la categoria di macchine più eccitante, esclusiva, più folle concepita nella storia dell'automobile sportiva. E tra loro ce n'è una in particolare che è praticamente impossibile da trovare, ed è la 205 T16, che si dà il caso in questo momento si stia agitando proprio sotto le mie natiche. 200 esemplari presunti, di cui nessuno di noi può essere davvero sicuro. La leggenda vuole che un po' tutte le gruppo B stradali venivano allestite, smontate, riallestite per raggiungere il numero minimo. Non interessava davvero costruire queste macchine e soprattutto che fossero efficienti ed efficaci su strada. Servivano solo e soltanto a poter omologare le macchine da corsa con le specifiche più utili per il campionato di gruppo B. E qui vi dico subito la cosa più folle di questa macchina, che è il posizionamento del motore e della meccanica. È ovviamente motore centrale posteriore, ma è il modo in cui è disposto che è folle. Il motore è trasversale dietro le spalle del passeggero e il cambio è dietro di me, insieme all'intercooler. Immaginate il comportamento che ne deriva. La macchina davanti è praticamente vuota, dietro dopo il motore è praticamente vuota, è tutto scarico, aspirazione, che poi le fiancate sono sviluppate in funzione della reazione, quindi delle due grosse bocche laterali che portano aria al motore, e il disegno della macchina da fuori è vagamente diverso da quello di una 205 1009. Come sicuramente vi accorgete, la posizione di guida non è delle migliori, sono molto in alto, non posso regolare quasi nulla perché ho i serbatoi sotto. Insomma, la costruzione e la struttura sono abbastanza curiose, è il suo fascino ed è impressionante starci dentro. Qua davanti vedo l'enorme sfogo sul cofano anteriore e la scritta Turbo 16 davanti agli occhi, gigante qua, che ti ricorda ogni metro su cosa sei seduto. Il motore ha tanto da dire e soprattutto la macchina è leggera, leggerissima, si sente, ti spara via, e quella è la cosa più bella insieme al cambio. Non l'avrei detto, il cambio e il motore sono tanta roba insieme, sono veramente ben accoppiati e l'erogazione, seppur con tanto lag, tanto ritardo, è abbastanza brutale. Fa un caldo qua dentro che non avete idea e la sensazione di stare dentro qualcosa di veramente demoniaco, ma molto civilizzato, ma non per dire, è veramente tutta un'altra cosa rispetto alle macchine da corsa. Cioè, queste qui dovevano soltanto permettere l'omologazione, quindi accontentare i regolamenti, e la macchina stradale non c'entra praticamente nulla a livello di esperienza di guida con le gruppo B. Già diverso era il discorso con le 037, quelle macchine lì, che erano già più corsaiole anche sulla versione stradale. Qua no, qua è solo una questione di struttura e costruzione della macchina per appunto accontentare i regolamenti, e quindi chi si aspetta l'esperienza di una macchina da rally su strada rimane deluso, perché è una cosa molto diversa. Il loro fascino era tutto proprio lì. Hai una macchina da gruppo B, omologazione speciale per la strada, quindi tu con le tue belle targhine te ne vai in giro a prendere il caffè con una macchina che è strettamente imparentata con quelle che lanciavano fiamme, saltavano in aria, sbattevano contro le gambe della gente, talmente veloci e pericolose da diventare illegali. E la T16 è stata l'ultima macchina a vincere un campionato di gruppo B prima dell'abolizione. Ci ha lasciato una storia incredibile che vive ancora oggi con queste homologation specials e soprattutto con le ex ufficiali da corsa, e sfido chiunque ami i motori a non scaldarsi quando vede una gruppo B. Al di là della leggenda, come va su strada una 205 super rarissima T16? Posso dirvi che la sensazione su strada a livello di dinamica, finché non si esagera, è una bella sensazione. Non ha tanti cavalli, siamo intorno ai 200,
devi stare con i nervi tesi e ricordarti sempre che la sterzata a sinistra è diversa da quella a destra. Diventa agile andando più forte, ma ha un limite di pericolosità molto basso, nel senso che ci mette poco a diventare molto pericolosa, ti spinge ad alzare il ritmo, ma capisci che ti sta portando come una sirena sott'acqua e vuole farti annegare, e qua bisogna davvero stare attenti, perché è un attimo. Tenere sempre a mente che le reazioni dello sterzo influiscono nello stesso modo sull'anteriore, ma in modo molto diverso sul posteriore. Il motore è trasversale, non è centrato, è centrale, è un'auto molto sovrasterzante, e ho una curiosità in più da raccontarvi su questa T16 in particolare, che ha due cose molto rare, di cui una rarissima, anzi unica. Intanto ha questi interni in pelle che sono rarissimi, ma soprattutto questo esemplare è l'unico su cui hanno sperimentato le ruote posteriori sterzanti. Immaginate che hanno sperimentato le 4 ruote sterzanti su questa T16 in particolare che sto guidando io oggi, che ha 9000 km. 9000! È nuova ed è stata completamente rialzata, si sente che il cambio è nuovo ed è spettacolare. Non so sulle altre com'è, ma questo è davvero bello bello bello. Ed esattamente dove sto mettendo le ruote della T16 adesso partiva il rally della Lana, quindi diciamo che la strada è decisamente adatta a lei. Più studi la sua storia e la sua scheda tecnica e più ti intimorisce, perché ha veramente 1 miliardo di particolarità che la rendono una macchina impegnativa, molto strana averci a che fare. Trazione ovviamente sulle 4 ruote, 3 differenziali e la macchina è molto bloccata, vuol dire che ha delle reazioni di tiro e rilascio repentine a dir poco. Non ti puoi assolutamente improvvisare sulla T16, non riesco facilmente ad immaginare com'è quella da corsa, perché se questa ti tiene così impegnato, quell'altra deve essere folle. Quando è in coppia piena e le chiedi la marcia superiore, è un momento di godimento puro, ma non consiglierei a nessuno di mettersi a giocare ad un livello troppo alto con la T16, perché è evidente che non è un giocattolo e te lo fa capire metro dopo metro. Bellissima la pedaliera, ergonomia, disposizione, tutta giusta. Peugeot anche su questo tipo di macchine non si smentisce. Il volante è strano, è una scelta molto strana per il volante, la forma che ha, hai le razze più basse dell'impugnatura, quindi sì, sei più libero di cambiare un minimo impugnatura, ti abitui, non ci fai neanche più caso. Una cosa a cui non ti abitui è la potenza frenante, che purtroppo è debolina. È vero che richiede una gran forza sul pedale centrale, ma a volte non è abbastanza. L'impianto è quello che è e diciamo che le cose più fastidiose sono sicuramente la frenata. Il cruscotto in pelle di questo esemplare purtroppo riflette la luce del sole sul parabrezza e in certe circostanze non ti fa vedere nulla. La gommatura, come tutte le macchine della categoria dell'epoca, ma non è un difetto che le si può imputare. E come dicevo, non è bello sentire che il posteriore risponde in un modo a destra e in un modo a sinistra. Non è evidentissimo, ma con un po' di allenamento ci se ne accorge. Ti coinvolge completamente, sei immerso in lei, sei parte di lei, ma sempre con il massimo rispetto. Sei un ospite qua dentro ed è evidente. La sensazione è quella di stare a fare un safari, ma non la tappa del mondiale, un safari vero nella savana, con animali che se vogliono ti sbranano in un secondo, e ti senti la stessa identica sensazione di voler toccare quegli animali così affascinanti e imponenti e non poterlo fare perché sai benissimo che magari ti va bene e magari no.